Since 1851, Expo has always been more than an exhibition. Every 5 years, the world has the opportunity to look forward and think about all the future challenges. So let's have a look. By 2050, more than 60% of us will live in metropoles, which means that we have the urge to think about the mutual evolution of people and territories. First of all, innovation lies in regeneration. We have to think responsible and act sustainable now to be a good past for our future. A future to build together by protecting diversity of people and biodiversity of nature, the database of our life. In 2030, sustainability and technology should move on the same wavelength in cities that we must see as independent and yet connected centers of knowledge. Where to start exploring this vision for the future? From a place that has always hosted history and has flourished by meeting different cultures. A crossroad of traditions where past and future live together. A center of technology and science. A door open to all people and territories that changes every time that we look forward. This is what we enclosed in our logo for Expo 2030, a dynamic symbol designed for everyone, that we also present as NFT, the evolution of digital art. Rivolgo un saluto a tutte le persone che sono qui presenti. Siamo praticamente all'ultimo evento, il giorno prima della chiusura dell'Expo, un evento che ha il titolo Scherzo eolico, che stiamo celebrando dall'anfiteatro del Padiglione Italia, con una trasmissione in streaming sugli schermi, che andrà sugli schermi del Padiglione Italia, sui canali social della Regione, di Lazio Innova e di Italia Expo, per un evento per lanciare un brano composto dal maestro Nicola Piovani, che ha appunto come titolo Scherzo eolico. Sono qui presenti, voglio subito ringraziarli, a iniziare da Giuseppe Finocchiaro, che è il console generale d'Italia a Dubai, che voglio ringraziare anche per come ci ha seguito come Regione in tutti questi 6 mesi di attività qui a Dubai, e poi voglio anche ringraziare Andrea Marin, che è il direttore del Padiglione Italia, e con lui ringrazio anche Paolo Glisendi, che è il commissario straordinario per l'Italia all'Expo di Dubai. Sono collegati, voglio già salutarli e poi a loro darò la parola dopo i saluti istituzionali, Michele Dell'Ongaro, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, e il maestro Nicola Piovani. Siamo qui naturalmente per un momento importante. Il brano che è stato commissionato dalla Regione Lazio, Sequestra Nazionale di Santa Cecilia, diretta dallo stesso Nicola Piovani. Quindi questo è un evento a cui noi teniamo particolarmente, anche perché stiamo parlando di Nicola Piovani, che è nato a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato, un musicista, pianista, direttore d'orchestra, compositore di musica per il cinema e il teatro. È un compositore di canzoni, un compositore di musica da camera e sinfonica, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella. Ha ricevuto nel corso degli anni 3 Davide di Donatello, 4 premi colonna sonora, 4 nastri d'argento, 2 Ciak d'oro, il Globo d'oro della stampa estera, il premio Elsa Morante e tanti altri premi. Nicola
Piovani sicuramente è uno dei musicisti più prestigiosi, versatili e amanti della scena internazionale ed è un orgoglio anche della nostra regione. Nicola Piovani, nel descrivere il suo scherzo eolico composto appositamente per l'esposizione di Dubai, dice: «È un breve scherzo per orchestra sinfonica, commissionato dalla Regione Lazio e dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ispirato a certi movimenti del vento, quello che ho immaginato osservando alcune pale eoliche, il vento muoveva le gigantesche pale stagliate sul cielo mentre si andava schiarendo. Questi solenni mulini a vento stavano catturando l'energia delle refole eoliche per portarla nelle nostre vite quotidiane, un'immagine del futuro già attuale. La partitura di questo scherzo porta a imitare certi ghirigori del vento, il soffio che fa volare frammenti di melodie, scheggi di ritmi, eghe di un valzer. Piccole folate di danza fra mulinelli che rimbalzano e alla fine si allontanano senza rallentare fino a sparire». Queste sono le parole con cui Nicola Piovani descrive questa composizione che poi al termine vedremo e ascolteremo in una esibizione che si è tenuta presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Chiudo questo mio breve intervento, vi ringrazio ancora per la presenza e voglio sin da subito dare la parola a Andrea Marin, che in questo momento è un po' il padrone di casa, direttore del Padiglione Italia. Prego Andrea. Grazie Quirino, ringrazio il console Giuseppe Finocchiaro, ringrazio il maestro Nicola Piovani che è già stato nostro ospite primi di dicembre, ringrazio il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. Secondo me questo è l'evento giusto per finire Expo, perché ci sono molti elementi che hanno caratterizzato questi nostri 6 mesi. Innanzitutto la presenza dell'Accademia di Santa Cecilia, che è definita un po' il piccolo ONU italiano, più di 1300 studenti da più di 40 paesi, un po' come noi presentavamo i nostri volontari. Poi il tema, scherzo eolico, mi ricordo che quando venne qua Nicola Piovani e presentò il suo brano, il suo spettacolo che si chiamava La musica è pericolosa, ci spiegò che la musica è pericolosa è una frase di Fellini. In quel brano, in quel spettacolo, Nicola Piovani fece musiche oltre che di De Gregori, di De André, logicamente del premio Oscar, il premio Oscar fece anche musiche di Fellini. E un'altra frase che Fellini ripeteva spesso è il suono del vento. Fellini non parlava mai di rumore parlando del vento, ma sempre del suono. È sempre stata anche la musica che c'era dentro all'interno del Padiglione Italia, che ha accompagnato tutti i Grand Tour, una musica di sottofondo, ma che ha sempre condiviso le nostre giornate. E Benigni era il premio Oscar, logicamente La vita è bella di Benigni. Nel nostro padiglione abbiamo anche un'installazione che richiama all'eolico, un'installazione di uno sponsor importante, e il tema stesso dell'eolico richiama il tema della sostenibilità. Noi siamo stati il primo padiglione di Expo interamente sostenibile, quindi tutta una serie di motivi che fanno sì che questo spettacolo in questo momento racchiuda veramente un po', sia una sintesi in pochi minuti di quello che è stato il nostro percorso. Quindi abbiamo sempre parlato della retorica delle nostre barche, chiunque arrivava qua si sentiva raccontare da me o dai volontari o dal commissario e le barche, i popoli soprattutto di quest'area e del nord Europa le ribaltavano per fare i primi accampamenti quando arrivavano su un nuovo terreno. È come se adesso chiudiamo questa esperienza di 6 mesi dopo aver fatto un pieno di idee e siamo pronti a ripartire spinti dal vento della musica del maestro Piovani. Benvenuti a tutti. Grazie Andrea per queste parole e andiamo al saluto del console generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro. Grazie Quirino,
Con il sapore agrodolce che caratterizza sempre la fine di un lungo percorso, desidero ringraziare innanzitutto la Regione Lazio per il programma efficace, strutturato, ben organizzato e raffinato che ha svolto in questi 6 mesi. Una Regione che si è presentata in maniera in maniera eccellente, esaltando tutte le ricchezze nei settori in cui onora il nostro Paese. Desidero ringraziare anche il Padiglione Italia e qui il direttore Marin, ma anche il commissario generale Glisenti e il commissario aggiunto Marcello Fondi per tutti gli eventi che hanno ospitato in questi 6 mesi. Un percorso lungo, un percorso talvolta complicato, ma un percorso che ci ha permesso di presentare il nostro Paese e le sue realtà territoriali nella maniera migliore possibile. Sono molto felice in quanto appassionato di cinema che stasera concludiamo col maestro Piovani. In un'epoca di Oscar ricordiamo anche i premi che abbiamo vinto. Il maestro Piovani ha vinto un Oscar per La vita è bella qualche anno fa e quindi siamo felici, non credo che non possa esserci conclusione migliore per questo percorso lungo, emozionante, interessante, affascinante. Un percorso che forse capita soltanto una volta nella carriera di chi come me sceglie di vivere all'estero e rappresentare il proprio Paese. Ringrazio ancora tutti voi e vi auguro una buona visione. Grazie. Grazie al Console per la sua presenza e per le parole che ha espresso per questa celebrazione di chiusura dell'Esposizione Universale. Adesso io direi di collegarci con i nostri interlocutori, importanti interlocutori a Roma, presso l'Auditorium Parco della Monte, presso l'Accademia di Santa Cecilia. Voglio precisare che questa iniziativa è un'iniziativa che noi abbiamo organizzato come Regione Lazio, ma che è stata molto voluta dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che poi per gli scherzi delle agende, degli impegni sopraggiunti a carattere istituzionale non ci ha potuto onorare con la sua presenza, ma voglio approfittare di questo momento per portare a tutti e in modo particolare anche al maestro Nicola Piovani il saluto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che poi è stato qui a Dubai all'inizio di marzo in una importante iniziativa che ha avuto anche un riscontro significativo, perché in quell'occasione abbiamo presentato un video di promozione turistica con un valore artistico notevole della promozione della nostra regione, il Lazio Eterna Scoperta. Vorrei subito dare la parola al Presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, Michele Dell'Ongaro, che è una delle istituzioni più prestigiose dal punto di vista musicale che l'Italia ha ed ha un anche di livello internazionale. Se Michele è collegato, eccoci. A lui do la parola. Sì. Grazie, allora intanto buonasera a tutti e grazie di questo invito. Sì, io devo ringraziare anche la Regione Lazio, Lazio Innova, il Presidente Zingaretti. La Regione Lazio è il socio fondatore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e insieme facciamo tante cose che hanno anche un po' questo spirito, sono locali e globali. Penso al progetto musicale nei paesi colpiti dal terremoto, nel cratere, e poi penso anche però contemporaneamente a quando siamo stati capofila di un importante progetto europeo con Europa Creativa, proprio grazie anche alla collaborazione con la Regione Lazio, quindi locale e globale, come in questo caso. Torniamo a Dubai perché ci siamo stati prima del lockdown per fare un concerto per la nostra grande orchestra sinfonica e grazie a questo progetto ci torniamo con la musica di un compositore che amiamo, che è accademico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e che è Nicola Piovani, al quale abbiamo appunto chiesto questa breve composizione, che è una composizione che ha anche lei, se volete, queste caratteristiche. Da un lato questo sapore fortemente italiano, c'è niente da fare, c'è qualcosa che risuona nel nostro paese come una sorta anche di dolcezza rimpianta, c'è qualcosa che caratterizza anche il cinema del nostro paese dal secondo dopoguerra, c'è questa idea di una bellezza da cercare ancora, che forse di cui siamo un po' orfani e che però inseguiamo, e al tempo stesso questo suono internazionale che ha fatto sì che poi lui vincesse un Oscar, vuol dire che c'è qualcosa che parla a tutti. Quindi ci piace che questa occasione confermi questa vocazione locale e globale e della nostra musica e della nostra accademia e della regione. Quindi grazie e buona serata e lascio volentieri la parola a Nicola. Grazie a Michele Dell'Ongaro. Ecco, siamo
di fronte a un'opera, a un brano scritto da Nicola Piovani, Scherzo eolico, composto appositamente per l'esposizione universale, che ha un claim, che è connettere elementi per costruire il futuro. E dentro questo brano troviamo proprio i due concetti: da una parte quello dell'energia rinnovabile, che è un po' la sfida sulla quale anche molti dei nostri forum ci siamo cimentati su questo argomento, che è l'argomento del futuro, e poi il tema del futuro, cercare di intercettare nelle nostre riflessioni quello che dobbiamo prefigurare, quello che dobbiamo rappresentare e quello che dovrà diventare un futuro sempre più sostenibile, un futuro che possa dare l'idea di un pianeta che non sia dilaniato da guerre, che non sia inquinato, che non sia in qualche modo devastato anche a volte da un atteggiamento dell'uomo che non è rispettoso dello stesso pianeta. E quindi una composizione che possiamo definire una composizione sostenibile in una chiave appunto ambientale, e una composizione che ci evoca il futuro. Ecco, queste sono le cose che a me, diciamo, sono sembrate interessanti, e soprattutto avendola ascoltata anche in anticipo, avendo avuto questo privilegio, ho avuto anche, diciamo, una forte emozione a poterla ascoltare e anche vedere direttamente il maestro Nicola Piovani dirigere l'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. E adesso cedo volentieri la parola a Nicola Piovani, così ci possiamo far raccontare da lui stesso l'emozione che ha provato a comporre questo brano. Buonasera a tutti quanti. Innanzitutto i ringraziamenti a chi ha commissionato quest'opera, cioè al maestro Michele Dall'Ongaro e alla Regione Lazio. Noi musicisti della nostra epoca, come i musicisti del passato, abbiamo bisogno di un committente, se no le nostre idee restano nel cassetto della nostra testa. E quando Dall'Ongaro mi ha proposto di scrivere un breve brano da dedicare a questa occasione, mi ci sono tuffato con grande entusiasmo. L'idea che c'è dietro a questa composizione è precedente, risale a qualche anno fa, quando viaggiando per la prima volta nei viaggi all'alba mi capitava di vedere spuntare le pale eoliche. Ci sono alcune strade nella nostra penisola che, andando in discesa o in salita, fanno una specie di come ci fosse un dolly, e queste pale enormi ti vengono davanti. Ma lì il pensiero, oltre alla suggestione, mi sembrava un'immagine bellissima, anche se so che invece gli esperti dicono che sono uno sfregio al panorama, a me mi sembrano delle cose meravigliose, ma l'idea che stessero catturando qualcosa di invisibile, qualcosa di inafferrabile come il vento, mi ha fatto venire una gran voglia di metterla su partitura, e quando mi si è presentata l'occasione mi ci sono tuffato. Nella partitura l'eolico esiste soprattutto, così come riferimento al movimento del vento, al balzare dei mulinelli. In questo brano breve non c'è nessun tema che si definisce, nessun tema che si conclude, non c'è nulla di strutturale, ci sono schegge che si alternano, c'è una base in 4/4 che si sovrappone a una base in 6/4 e che si alternano fino alla fine, c'è un valserino che si presenta, se ne va, si presenta, se ne va, e alla fine definitivamente se ne va in pianissimo, in lontananza come il vento. Scherzo, perché ovviamente è un brano di 5 minuti che non si vuole prendere troppo sul serio. Grazie maestro. Allora andiamo ad ascoltare la partitura di questo scherzo, che prova a imitare certi chiricori del vento, il soffio che fa volare frammenti di melodie, schegge di ritmi, echi di un valzer, piccole folate di danza fra mulinelli che rimbalzano e alla fine si allontanano senza rallentare fino a sparire. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare a chiusura di questa straordinaria esposizione universale che si è tenuta qui a Dubai, nell'area del Golfo. Lanciamo questo video.
Concludiamo con questo straordinario video l'esperienza di 6 mesi qui a Dubai della Regione Lazio all'Esposizione Universale. Ringrazio ancora il console, il direttore del padiglione Michele Dell'Ongoro, il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, e in modo particolare un ringraziamento a Nicola Piovani che ci ha regalato questo straordinario scherzo che abbiamo apprezzato e che apprezzeremo anche nelle tante trasmissioni nelle quali il video verrà appunto presentato. Voglio concludere con il nostro claim, che si sposa benissimo con un evento culturale, con l'ultimo evento che stiamo facendo qui a Dubai. Ci siamo presentati qui a Dubai 6 mesi fa dicendo che il Lazio si presentava con la cultura e innovazione, sostenibilità e benessere, il Lazio eterna scoperta. Questo è stato un po' il filo che ci ha condotto in tutta questa nostra esperienza, in questa importante manifestazione internazionale che ha protagonisti oltre che naturalmente il nostro sistema paese all'interno del padiglione Italia, anche la nostra regione. Grazie a tutti. For almost 3,000 years, I have grown greatly. I have changed, innovated, and reshaped myself. I took the world by storm. I conquered it, surrendered to it, but have always risen again. I was the first to be home to 1 million people. I was the first to embrace a multicultural society. The first to create a network of roads which connected people and new ideas. I nurtured leaders and visionaries. I am a melting pot of cultures and beliefs. I hosted gatherings and major international events. I am known in the world for the richness of my culture and scientific research. I have built wondrous technological and scientific hubs and a solid and diversified production system. I am the cradle of the largest number of parks, natural reserves, and the biggest agricultural system in Europe. I am open-minded. Funziona? Allora facciamoci una foto con tutti i ragazzi volontari che almeno ci rimane questo ricordo, perché c'è anche uno sforzo che sta dietro le quinte anche con tutti coloro che collaborano. I am Roma and I am ready to be reborn again.